13 errori abominevoli che non devi assolutamente fare quando parli in italiano. Se l'italiano non è la tua prima lingua, molto probabilmente fai questi errori. Anche alcuni madrelingua italiani li fanno, purtroppo. Però diciamo che di solito questi errori vengono fatti dalle persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera. Devi assolutamente evitare di fare questi errori, perché, come dicevo, sono errori abominevoli. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Non dire lo. Prendiamo la frase: devo chiamare Daniele, lo telefonerò domani. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda il pronome personale lo. Il verbo telefonare, infatti, richiede un pronome indiretto. In italiano diciamo chiamare qualcuno e telefonare a qualcuno. Come vedi, il verbo telefonare richiede la preposizione a. Non puoi dire lo telefonerò domani, devi dire gli telefonerò domani. Gli telefonerò significa telefonerò a lui. Non dire didattica. Una persona mi ha scritto: grazie per questa spiegazione, è molto didattica. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'aggettivo didattica. Questa parola non si può usare in questo modo. In italiano non si può dire che qualcosa è molto didattico. L'aggettivo didattico indica che qualcosa è collegato all'insegnamento, non indica la qualità. Se vuoi dire che un video è particolarmente utile perché ti ha permesso di imparare molte cose, puoi usare l'aggettivo istruttivo. E fai attenzione che ho detto istruttivo e non distruttivo. Una persona mi ha scritto: forse fai un video su questo argomento? Punto esclamativo. Il problema è che in questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la parola forse. In questa frase, infatti, è sbagliato usare forse e bisogna usare magari. Per esempio, io potrei dire: magari andiamo lì. Però se sto facendo una proposta non posso dire forse andiamo lì. Analogamente io potrei dire magari compriamo questo. Però in questa frase non posso usare forse al posto di magari. Non posso dire forse compriamo questo. Forse si usa in altri tipi di frasi e ha un significato leggermente diverso. Prendiamo questo microdialogo. Quante caramelle hai preso? Ne ho preso 3. La risposta contiene un errore. L'errore riguarda il participio preso. La forma corretta sarebbe ne ho prese 3. In questa frase, infatti, dobbiamo usare il femminile plurale prese perché il participio si riferisce al sostantivo femminile plurale caramelle. Se invece una persona mi chiede quanti cioccolatini hai preso? Le devo rispondere ne ho presi 2. Cioè non è che devo dire 2 per forza, però comunque devo usare il participio maschile plurale, perché cioccolatini è maschile plurale. Non dire capire. Prendiamo la frase: ho cambiato approccio dopo capire alcune cose. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la sequenza dopo capire. In particolare la persona ha usato il tempo verbale sbagliato. La persona ha usato l'infinito presente, capire, ma avrebbe dovuto usare l'infinito passato, aver capito. La frase corretta sarà:
dopo aver capito... No, ok, non era questa la frase. Ho cambiato approccio dopo aver capito alcune cose. Non dire ai. Per esempio, prendiamo la frase: ai studenti stranieri piace il verbo fare. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la preposizione articolata ai. In italiano non si dice ai studenti, ma si dice agli studenti. Perché? Perché comunque in italiano si dice lo studente singolare, gli studenti plurale. Di conseguenza diremo allo studente singolare e agli studenti plurale. Quindi la frase corretta sarà: agli studenti stranieri piace il verbo fare. Non so se sia vero, ma era bello dirlo. Se non ti piace il verbo fare, fammelo sapere nei commenti. Non dire di solito. Prendiamo la frase: come di solito Laura non ha capito niente. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la sequenza come di solito. La frase corretta è: come al solito Laura non ha capito niente. Se non c'è come, puoi usare di solito senza problemi. Per esempio, di solito ceno alle 8, quindi in sostanza ci sono due espressioni diverse: di solito e come al solito. Non dire ne comprerò. Una persona mi ha scritto: non parlerò con lui e non ne comprerò più niente. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la particella ne. In questo caso la persona ha usato la particella ne per dire da lui. Quindi con non ne comprerò più niente intendeva dire da lui non comprerò più niente. Il problema è che il ne non si può usare in questo modo con il significato di da lui. La frase corretta sarà: e da lui non comprerò più niente, oppure e non comprerò più niente da lui. In ogni caso, ricordati che la particella ne non può essere usata col significato di da lui oppure da lei. Non dire l'ho preferita. Per esempio, prendiamo la frase: questa cosa non era necessaria, ma l'ho preferita fare. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'ordine delle parole. La forma corretta è: questa cosa non era necessaria, ma ho preferito farla. Allo stesso modo non si dice, per esempio, l'ho preferito dire, ma si dice ho preferito dirlo. Oppure, altro esempio, non si dice li ho preferiti comprare, ma si dice ho preferito comprarli. Non dire mi piacciono. Prendiamo la frase: mi piacciono leggere e ballare. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda il verbo piacere. In italiano diciamo, per esempio, mi piacciono Martina e Cristina, oppure mi piacciono le mele e le pere. Come vedi, ho usato la terza persona plurale perché il soggetto è plurale. Ma attenzione, perché se il soggetto sono più verbi, dobbiamo usare la terza persona singolare. Quindi la forma corretta è: mi piace leggere e ballare. Oppure mi piace studiare l'italiano e guardare i video di Luca. Non dire chi. Prendiamo la frase: parlerò con gli studenti che hanno fatto l'esame.
Questa frase è sbagliata. L'errore riguarda il pronome chi. La forma corretta è: parlerò con gli studenti che hanno fatto l'esame. Lo stesso discorso vale per gli altri sostantivi. Per esempio, parlerò con le persone che hanno fatto l'esame. Non posso dire parlerò con le persone che hanno fatto l'esame. Invece di dire persone che, posso usare il pronome chi. Ma attenzione, perché con chi si usa la terza persona singolare. Parlerò con chi ha fatto l'esame. Non dire in parentesi. Per esempio, in parentesi ti volevo dire un'altra cosa. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la preposizione in. In italiano, infatti, si dice tra parentesi, non in parentesi. La frase corretta è: tra parentesi ti volevo dire un'altra cosa. Ok, scusate l'intonazione, comunque avete capito il concetto. Non dire sopra. Prendiamo la frase. Puoi fare un video sopra il verbo tenere? Questa frase è sbagliata. L'errore riguarda la preposizione sopra. In questa frase, infatti, bisogna usare la preposizione su. In particolare la preposizione articolata sul. La frase corretta sarà: puoi fare un video sul verbo tenere? Questi sono soltanto gli errori più comuni. Ovviamente ho visto e continuo a vedere molti altri errori abominevoli. Sulla mia pagina Patreon ho pubblicato centinaia di video su vari errori. Se ti interessa migliorare il tuo italiano, mi raccomando, vai sulla mia pagina Patreon. Qui ti lascio la scheda. Che l'affluenza sia con te.